Ma mi sembri nuova. Sì? Bene, bene. È proprio quello che cercavo. Monta? 5.000. Capirai, che so? Monta, monta! Eccoci di nuovo nella soffitta di Pippo, il rifugio perfetto per chi ama il cinema di genere, le icone di bellezza e ovviamente la commedia sexy all'italiana. Oggi torniamo indietro nel tempo fino al 1973 per riscoprire uno dei film più spassosi e rappresentativi di questo filone, Giovannona Coscialunga disonorata con onore. Un titolo che è tutto un programma e che porta con sé un mix irresistibile di comicità, malizia e soprattutto la presenza magnetica di Edwige Fenech. E quando c'è lei, lo sappiamo bene, il livello di sensualità si alza alle stelle. C'è o non c'è? C'è. E è una fata. Albertini! Bella. La storia ruota attorno a un imprenditore del nord Italia, il commendatore La Noce, che si trova nei guai fino al collo. Il suo caseificio in Sicilia è al centro di uno scandalo per inquinamento ambientale e per salvarsi dalla rovina ha bisogno di un aiuto politico. Gli viene suggerito di fare leva sulle debolezze di un potente onorevole, il cui punto debole, guarda un po', sono le donne sposate. Il piano è semplice: convincerlo ad aiutare l'azienda offrendogli come esca una moglie disponibile. Il problema? La vera moglie del commendatore non è affatto d'accordo. Ed è qui che entra in gioco il personaggio di Edwige Fenech. La soluzione trovata dall'astuto segretario di La Noce, il ragionier Mario Albertini, è quella di ingaggiare una giovane e procace prostituta che dovrà fingersi la signora La Noce. Il suo nome è Giovannona Coscialunga e fidatevi, il soprannome è decisamente meritato. Ha detto 5.000. Chi? Ah, il tuo ragazzo. Ma se per 2 giorni di lavoro ti offrissero 400.000, Robertuzzo sarebbe Cocoso io. Volevo dire, Robertuzzo sarebbe contento, no? Parli poco. Giovannona è una donna dalla bellezza esplosiva e dalla parlantina diretta, capace di far perdere la testa a chiunque, anche a un navigato politico come l'onorevole Pedicò. Da qui prende il via un vortice di situazioni comiche, fra gaffe, equivoci, doppi sensi e travestimenti, con la povera Giovannona che cerca di stare al gioco, mentre il ragioniere Albertini deve fare i salti mortali per evitare il disastro. Ma basta, sa? Le stronzate le state dicendo voi. Io mi sono detto soltanto che a me mi piace lui. Però lo lavoro lo faccio lo stesso. Con un commendatore, con l'onorevole, con il capostazione, con chi caccia volete. Ma questa qui parla sempre così? No, pure peggio. E tu non te ne sei accorto prima? Ah, commendatore, io ho cercato una sventola, mica un premio Nobel. Una commedia degli errori che fa ridere ancora oggi, grazie anche all'incredibile affiatamento del cast. Edwige Fenech in questo film è semplicemente perfetta. Bellissima come sempre, con quel mix di eleganza e sensualità che l'ha resa una delle icone più amate del cinema italiano, riesce a dare al personaggio di Giovannona una verve comica incredibile. Non è solo una bellezza da ammirare, ma una vera protagonista, capace di rubare la scena con la sua espressività e la sua capacità di giocare con i cliché della commedia sexy. Il suo ingresso in scena è un trionfo. Capelli perfetti, sguardo ammiccante, gambe da capogiro. E poi diciamolo, la sua risata e il suo modo di prendere in giro il ruolo stesso della donna oggetto sono elementi che la rendono ancora più affascinante. Se io ci avrei un uomo come te, fosse la femmina più felice del mondo. Ma tu parli così? Non va come non dovrei parlare, mi ha imparato Robertuzzo. Ma non è solo questione di estetica. La Fenech dimostra anche un ottimo talento comico, riuscendo a tenere testa a colleghi del calibro di Pippo Franco e Vittorio Caprioli, 2 veri giganti della comicità italiana. La sua Giovannona è provocante, sì, ma è anche simpatica, ingenua a tratti e irresistibilmente maliziosa. Che non puoi più fare la moglie del commendatore. Ma è che se ne frega, non ce lo metti? A me mi piaci tu. Oddio! E ma questa che gli faccio mangiare un vocabolario? Albertini! Ma ormai? Finalmente! Splendida, veramente splendida, incantevole. E parlando di talento comico, non si può non menzionare Pippo Franco. Nei panni del ragioniere Albertini è il perfetto contraltare di Giovannona. Timido, impacciato, spesso in difficoltà davanti alla bellezza esplosiva della Fenech.
Il suo personaggio è quello che regge il ritmo del film, con una serie di gag e battute che ancora oggi fanno ridere. E qui bisogna prendere una decisione drasticamente irreversibile. Ma non dire cose arcane. Arcane? E chi gli ha detto niente, Arcane? Pippo Franco, che in quegli anni era una delle star più amate della commedia italiana, qui è in gran forma. Sempre sopra le righe, con quella sua espressione perennemente sorpresa, e le trovate geniali che hanno reso indimenticabili tanti dei suoi ruoli. Ma il vero mattatore della pellicola è Vittorio Caprioli, nei panni dell'onorevole Pedicò. Politico corrotto e libertino, ha il vizietto delle donne sposate e si lascia sedurre con una facilità disarmante. Caprioli, attore di straordinaria esperienza teatrale e cinematografica, riesce a dare al personaggio una verve irresistibile, trasformandolo in una macchietta perfetta per la satira dell'epoca. E poi c'è Gigi Ballista, che interpreta il commendatore La Noce. Se avete visto qualche commedia sexy dell'epoca, sapete che Ballista era un maestro nei ruoli di uomini di potere, un po' patetici e vittime delle loro stesse trame. Qui non fa eccezione, e le sue espressioni da industriale disperato sono una delle parti più divertenti del film. Infine, non possiamo dimenticare Francesca Romana Coluzzi, un'altra presenza fissa del cinema di genere. Con il suo talento e la sua fisicità imponente, dà un tocco di grinta in più al film. Hai paura? Oh, con una donna come lei, io ho solamente paura di me stesso. Ah, commendatore, cosa dice? Delinquente! Ma che cosa sta guardando? Mi è parso di sentire un rumore. Chissà cosa sarà stato. Non vedo niente. È sicuro che non vede niente, commendatore? Signora, ma se fa così si raffredda. E allora, amore, riscaldami tu. Lasci, ti mando a fuoco. Giovannona Coscialunga, disonorata con onore, fu un grande successo al botteghino. Il pubblico dell'epoca amava queste commedie leggere, capaci di giocare con la sensualità senza mai scadere nel volgare. E poi, diciamolo, era difficile resistere al fascino di Edwige Fenech, che con questo film consolidò ulteriormente il suo status di regina incontrastata del genere. La bella del zio! Bella! Sperando che scoppia la guerra e ti fanno bruciarottina! Ah, che bella che sei! Oi, bellezza! Dai che anche te sei di leva, vieni con noi! Ah, buona cosa, bella Verpina, via qua che hai sbagliato treno! Oddio, Potesamente pure te! Negli anni la pellicola è diventata un cult, apprezzata non solo dai nostalgici, ma anche da chi riscopre oggi il cinema di quegli anni con occhi nuovi. Certo, i tempi sono cambiati e alcune dinamiche possono sembrare datate, ma il film conserva intatta la sua capacità di far ridere. E poi è un pezzo di storia del cinema italiano, un'epoca in cui la leggerezza e la bellezza si sposavano perfettamente con la commedia. Si racconta che sul set le risate fossero all'ordine del giorno, soprattutto per via delle improvvisazioni di Pippo Franco e Vittorio Caprioli. La Fenech, pur essendo una professionista impeccabile, spesso si trovava a dover trattenere le risate di fronte alle battute surreali dei colleghi. E pare che persino il regista Sergio Martino non riuscisse sempre a mantenere la serietà durante le riprese. Se non avete mai visto Giovannona Coscialunga, è il momento di rimediare. E se l'avete già visto, beh, non c'è occasione migliore per rivederlo e ridere di nuovo di questa girandola di equivoci e seduzione. Un film che incarna perfettamente lo spirito della commedia sexy all'italiana, con un cast straordinario e una protagonista che da sola vale il prezzo del biglietto. E voi, cosa ne pensate? Avete qualche aneddoto legato a questo film? Fatemelo sapere nei commenti e come sempre iscrivetevi alla Soffitta per non perdere nessuna delle nostre avventure nel mondo della cultura pop italiana. Alla prossima!